Tra 10 anni la tua patente potrebbe diventare un pezzo da museo, un reperto archeologico, come una tavoletta d'argilla sumera. Per oltre un secolo l'automobile è stata solo questo: ferro, fuoco e pistoni. Una bestia meccanica che obbediva ciecamente ai tuoi comandi. Giravi il volante, lei girava. Premevi il pedale, lei accelerava. Era un rapporto padrone e schiavo. Ma quel silenzio metallico sta per finire. La materia inerte si sta svegliando. Sotto il cofano, il motore a scoppio sta lasciando spazio a qualcosa di diverso. Non parlo solo di batterie o motori elettrici. Parlo di un nuovo tipo di cuore. Un cuore fatto di silicio. Fino a ieri, l'elettronica nella tua auto serviva solo ad alzare i finestrini o a controllare l'ABS. Erano circuiti semplici, interruttori, acceso, spento, 0, 1. Ora stiamo inserendo nel metallo qualcosa che assomiglia terribilmente a un pensiero. Hai mai guardato una moderna scheda madre? Sembra una città vista dall'alto. Grattacieli di transistor, autostrade di rame. Ma quello che sta succedendo ora è invisibile. Le case automobilistiche non stanno più costruendo solo veicoli. Stanno costruendo piattaforme di calcolo su ruote. La tua prossima auto avrà più potenza di calcolo del computer che ha gestito l'allunaggio dell'Apollo 11, moltiplicato per 1.000.000. Immagina di essere seduto nel tuo salotto. Parli, ma nessuno risponde. I muri non ascoltano. Il divano non capisce. L'auto è stata così per decenni, un guscio sordo. Ma ora microfoni invisibili e sensori grandi come spilli sono ovunque. Non sentono solo il rumore del motore. Sentono te, il tuo respiro, il tono della tua voce. Stanno imparando a distinguere la stanchezza dalla rabbia, la noia dalla paura. Qui entra in gioco l'intelligenza artificiale generativa, quella che chiami ChatGPT o simili. Non è un semplice assistente vocale che ti dice che tempo fa a Milano. È un modello probabilistico, un sistema che non ha risposte preprogrammate, ma che le crea sul momento. Sta cercando di capire il contesto. Sta cercando di capire chi sei. E per farlo usa una rete neurale che imita in modo inquietante quella che hai dentro la testa. Quando giri la chiave o premi il pulsante Start, non stai più accendendo una macchina. Stai svegliando un gigante addormentato. Un'entità che processa miliardi di operazioni al secondo prima ancora che tu abbia messo la cintura. Il metallo si è fuso con il codice. La carrozzeria è diventata pelle. I sensori sono diventati nervi. Benvenuto nell'era dell'auto cognitiva. Per capire cosa sta succedendo, dobbiamo rimpicciolirci. Diventare piccoli come un elettrone. Immagina di tuffarti nei circuiti della tua auto. Non trovi ingranaggi, trovi un oceano di dati. Ogni secondo la tua auto raccoglie gigabyte di informazioni, telecamere che leggono i cartelli, radar che vedono attraverso la nebbia, lidar che mappano il mondo in 3 dimensioni. È un flusso continuo, torrenziale, che nessun essere umano potrebbe gestire. Come fa l'auto a sapere che quella macchia scura davanti a te è un bambino e non un sacchetto di plastica? Lo fa attraverso il riconoscimento di pattern. Immagina milioni di fotografie sovrapposte. L'intelligenza artificiale ha visto più strade, più ostacoli e più incidenti di quanti ne potresti vedere in 1000 vite. Confronta la realtà presente con la sua memoria sintetica. In un microsecondo, prima che il tuo piede tocchi il freno, lei ha già deciso. Ma la vera rivoluzione è il linguaggio. Fino a ieri, dire alla tua auto "ho freddo" era inutile se non usavi il comando vocale esatto. Oggi, i modelli linguistici trasformano le tue parole in vettori, in numeri. Ho freddo, alza la temperatura, si gela qui dentro. Per la macchina sono punti vicini in uno spazio matematico multidimensionale.
Capisce l'intenzione, non solo la grammatica. Capisce il significato nascosto. Non è magia, è statistica applicata a velocità folle. L'auto non sa cosa farai. Lei calcola la probabilità. Se è lunedì mattina e sei su questa strada, c'è il 90% di probabilità che tu stia andando al lavoro. Se il tuo tono di voce è basso e lento, c'è l'80% di probabilità che tu sia stanco. Anticipa i tuoi bisogni. Prepara la risposta prima che tu faccia la domanda. È come avere un maggiordomo che ti legge nel pensiero. C'è però un rischio. Le intelligenze artificiali possono avere le allucinazioni. Possono vedere cose che non ci sono. Un'ombra scambiata per un ostacolo. Un riflesso scambiato per una linea di corsia. Nei modelli linguistici possono inventare fatti. Immagina se la tua auto decidesse di frenare bruscamente in autostrada perché ha immaginato un pericolo. Per questo, i sistemi di bordo devono essere blindati. La creatività alla guida può essere letale. Siamo arrivati a un confine sottile. Da una parte, la sicurezza matematica dei vecchi sistemi, dall'altra, l'intuizione fluida delle nuove reti neurali. Le case automobilistiche stanno cercando di unire questi due mondi. Vogliono l'empatia di un umano e la precisione di un robot. Ma insegnare a una macchina l'etica della strada. Capire quando infrangere una regola per salvare una vita è la sfida tecnica più complessa del XXI secolo. Ed ecco la verità che in pochi ti dicono. Ci stiamo concentrando troppo sul fatto che l'auto parli con te. Ciao, portami a casa. È divertente, sì, ma è il trucco da circo. La vera rivoluzione è silenziosa e avviene fuori. Mentre tu chiacchieri con l'assistente di bordo, la tua auto sta parlando con qualcos'altro. Sta parlando con l'auto davanti a te, con quella dietro, con il semaforo all'incrocio. Non stiamo costruendo auto intelligenti. Stiamo costruendo un organismo unico, una mente alveare. Immagina uno stormo di uccelli, migliaia di individui che si muovono come uno solo. Nessuno si scontra, nessuno frena inutilmente. Se un'auto vede una buca a 3 chilometri di distanza, tutte le auto dietro lo sanno istantaneamente. Il traffico come lo conosciamo, fatto di stop, ripartenze, rabbia, è destinato a sparire. Sarà un flusso unico, liquido. Le città stesse cambieranno forma. I parcheggi diventeranno inutili perché le auto non si fermeranno mai. Ti lasceranno davanti all'ufficio e andranno a servire qualcun altro. I semafori diventeranno reperti storici perché le auto negozieranno gli incroci alla velocità della luce, passandosi a millimetri di distanza. Sarà una danza terrificante e perfetta e tu, passeggero, sarai solo un globulo rosso trasportato nel sistema circolatorio di una città vivente. Ma c'è un prezzo da pagare, ed è la libertà. Quella sensazione di controllo, mani sul volante, piede sull'acceleratore, è destinata a diventare un hobby, come andare a cavallo. In un sistema perfetto, l'errore umano non è tollerato. Ti verrà vietato di guidare, perché sarai l'anello debole. L'auto saprà guidare meglio di te, sempre. Non si stanca, non beve, non guarda il telefono. Cederemo il volante per avere la sicurezza. E poi c'è la privacy. La tua auto saprà dove vai, con chi vai, cosa dici. Saprà se sei malato dal modo in cui ti muovi sul sedile. Saprà se sei stressato dal ritmo del tuo cuore rilevato dai sensori nel sedile. L'abitacolo diventerà un confessionale. E quei dati saranno il nuovo petrolio. Chi possiederà le informazioni sui tuoi spostamenti e sui tuoi pensieri, possiederà il futuro. Siamo all'alba di una nuova specie, non biologica, ma meccanica e cognitiva. Le nostre auto non sono più semplici strumenti, stanno diventando compagni. Forse un giorno guarderai il cruscotto
e ti chiederai se c'è qualcuno lì dentro che ti guarda a sua volta. La tecnologia non è buona o cattiva, è uno specchio. E in questo specchio nero e lucido stiamo per vedere il riflesso della nostra stessa evoluzione. Il futuro non è domani. Il futuro ha appena messo la freccia.